Il drifting controllato. Nella pesca del tonno ci troviamo spesso di andare fuori con la barca e per delle condizioni non proprio perfette, per quanto corrisponde al vento e alla corrente, dobbiamo trovare il sistema di rallentare in qualche modo l'azione di pesca, o meglio, il movimento della barca rispetto all'acqua. Questo è un video che tratterrà questo argomento, cercherò di farlo come al solito con una certa parte anche scientifica, per vedere qual è la situazione migliore, la soluzione migliore a questo tipo di problema. Nel drifting al tonno è molto importante la velocità dell'esca nel mezzo liquido. Se noi stiamo pescando e abbiamo un certo vento con una barca che viene spostata, spinta a una certa velocità, la nostra esca, quella innescata sul nostro amo, si muoverà nella massa dell'acqua a una certa velocità, a differenza di tutta la pastura che invece per il tonno rimane ferma nell'acqua. Dobbiamo sempre pensare che i tonni sono immersi nel liquido e si muovono insieme al liquido. Noi invece siamo soggetti anche al vento con la nostra barca e quindi la barca viene mossa anche dal vento. Per risolvere questo problema si usa spesso l'ancora galleggiante o il paracadute. Ma vediamo insieme qual è il modo corretto di usare queste due tecniche per rallentare la barca e in che modo ci conviene posizionarci. Drifting controllato. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa vuol dire questo termine. Vuol dire cercare di controllare la velocità della barca in funzione dell'acqua, del mare. I vantaggi ovviamente sono molteplici. Innanzitutto, se possiamo rallentare la barca rispetto alla massa dell'acqua del mare, potremo pescare con piombi più leggeri, quindi mettere meno piombo sulle nostre lesche. L'esca starà nel modo più corretto all'interno del liquido, dell'acqua del mare, non si muoverà velocemente rispetto alla nostra pastura e la pastura rimarrà più tempo vicino alla barca, quindi ci permetterà di attirare più vicino alla barca i nostri tonni. Ecco, questi sono concetti molto importanti nella pesca del tonno. Tutte queste tre cose. Il peso che si mette sulla lenza incide tantissimo in pesca, il movimento dell'esca nell'acqua è anche fondamentale, soprattutto con l'esca morta. Questo problema si ha già di meno se si usa esca viva. Con l'esca viva l'ancora galleggiante è sempre importante per un discorso di pastura, per un discorso anche di posizione, se siamo vicini per esempio a una secca, però non è così fondamentale. Un'esca viva può essere trainata anche a una velocità di mezzo nodo o un nodo e manterrà sempre un certo assetto e sarà sempre interessante per un tonno. Una sardella innescata, calata giù in mare, morta, che si mette a girare per effetto della corrente, sicuramente non è un granché interessante per il tonno. Quindi abbiamo bisogno di frenare questa barca. Possiamo farlo in più modi, possiamo anche mettere un'ancora a fondo, ma se stiamo pescando su battimetriche importanti, oltre i 100 metri, ma anche già oltre i 50 e 60 metri, forse non è così necessario, a meno che non vogliamo fare un'altra cosa, un altro tipo di pesca, e questo sarà sicuramente un titolo per un altro video, il terzo video che riguarderà questa piccola serie sui tonni. In questo video voglio parlare invece del drifting al tonno e dell'ancora galleggiante. Le cose da prendere in considerazione, le prime cose, sono le condizioni del vento e della corrente, il tipo di barca, la corrente superficiale e profonda, la pasturazione e le proporzioni tra la barca e la nostra ancora galleggiante o paracadute. Allora, le condizioni del vento e corrente sono essenziali perché è chiaro che se abbiamo anche una corrente sostenuta ma non abbiamo vento, l'ancora galleggiante non ci serve. Potrei aggiungere ci serve se abbiamo una stratificazione di corrente. Ci sono situazioni, per esempio allo sbocco dei fiumi, dove abbiamo una corrente superficiale
più elevata o più bassa rispetto alla corrente profonda. Noi dobbiamo cercare di limitare la velocità della barca in funzione della posizione delle nostre esche. Se noi abbiamo le esche a una certa profondità, cerchiamo di far andare la nostra barca alla velocità di quelle esche e ci aiutiamo con l'ancora galleggiante. Iniziamo allora proprio con uno studio grafico. Ho fatto due esempi fondamentalmente, riassumono fondamentalmente tutte le situazioni che si possono trovare in pesca. Ricordatevi, tutto questo discorso è valido se abbiamo del vento. Se abbiamo solo la corrente, non ci serve l'ancora galleggiante, a meno che la corrente appunto non sia su più strati diversa, però normalmente non ci serve. Se abbiamo del vento, vento anche sostenuto oltre i 2-5 nodi, conviene aggiungerla. Io in pesca uso spessissimo l'ancora galleggiante, anche col vento molto molto leggero. Vi mostrerò alla fine con gli ultimi consigli qual è la mia soluzione di pesca ideale per non avere l'impiccio dell'ancora galleggiante, per non avere le cime in mare, per non doverla tirare su ogni volta che abbiamo uno strike. Ma lo vediamo alla fine. Adesso iniziamo proprio con lo studio quando usarla e come posizionarla nel modo corretto, che non è assolutamente banale. Allora, qui abbiamo la barca. Come vedete abbiamo un vento che viene da sinistra verso destra e abbiamo una certa corrente. La freccia della corrente adesso l'ho messa da prua verso poppa. Potrebbe essere anche invertita, la situazione è praticamente uguale. La barca in questo momento si sposta con una certa velocità, con una certa direzione. La freccia blu corrisponde quindi al vento, la freccia gialla corrisponde alla corrente, la direzione della barca è la freccia nera. Come vedete, diciamo, il vettore principale, quello che incide di più sulla barca, è sicuramente il vento e l'intensità del vento. La corrente sposta un po' la barca, ma non così tanto. Comunque, in una situazione del genere, se dovessimo calare le lenze in acqua, ci troviamo in questa posizione qui, cioè la direzione delle esche che è esattamente opposta rispetto alla direzione della barca. Esche e pastura, ovviamente. Qui abbiamo il problema che la barca va molto veloce, quindi la nostra pastura tenderà a rimanere molto in superficie, non andrà in profondità e saremo costretti ad allontanare tantissimo le esche per riuscire a farle lavorare alla profondità voluta. Per esempio, se vogliamo avere le esche a 30-40 metri, saremo costretti a mandarle al largo anche 50-80 metri, perché la velocità della barca quindi è elevata. Se noi buttiamo l'ancora galleggiante in mare, facciamo l'esempio più pratico, cosa succede? Succede che automaticamente la barca si metterà in bandiera, cioè l'ancora galleggiante frenerà la barca, non la annullerà, diciamo il movimento della barca non verrà tolto completamente, ma sicuramente rallenterà molto. Nella situazione che vi ho rappresentato prima, cioè con un vento che va da sinistra a destra e una corrente che va dall'alto verso il basso, torniamo qui, ve lo faccio vedere, la posizione della barca con l'ancora galleggiante sarà questa e avremo le nostre esche che riusciremo comunque a calare e a pasturare, che saranno leggermente spostate rispetto alla nostra ancora galleggiante. Qui non siamo ancora in una situazione ottimale, vedremo dopo come ci si deve mettere nel modo corretto, però con una corrente che è ortogonale rispetto al vento riusciamo a risolvere il nostro problema semplicemente calando un'ancora galleggiante a prua. Ma se il vento invece è in linea rispetto alla corrente, e anche in questo caso la corrente potrebbe essere nello stesso senso o anche contrario, non ha molta importanza, cosa succede? Succede che la nostra barca si metterà allineata perfettamente con l'ancora galleggiante e questo vuol dire che le esche che andremo a calare andranno per forza a sbattere sulla nostra ancora galleggiante. Questa è una situazione assolutamente da evitare perché i fili delle esche che stanno sopra l'ancora galleggiante, nel caso di uno strike, andranno sicuramente a incocciare l'ancora galleggiante e rischieremo di perdere il pesce.
Tanti potrebbero pensare di risolvere il problema semplicemente allungando la linea, il cavo che tiene l'ancora galleggiante, ma anche questo non è corretto. Il problema è che avremo sempre i fili delle nostre canne che vanno verso prua, quindi è una situazione non buona in pesca, e che saranno vicinissimi all'ancora galleggiante. Considerate che uno potrebbe anche pensare, boh, io giro la barca di 180 gradi, così almeno ho i fili che vanno verso poppa, sempre verso l'ancora galleggiante. Ma anche in questo caso abbiamo sempre il problema che l'ancora galleggiante sarà un ostacolo per i nostri fili. Considerate anche che in questa situazione la barca molto probabilmente comincerà a pendolare, cioè si sposterà a destra e a sinistra, perché prenderà prima vento sulle mura di destra e quindi tenderà a scivolare da un lato, poi a un certo punto girerà, prenderà il vento alle mura di sinistra e tornerà su. Si formerà un effetto pendolo e questo ovviamente non va assolutamente bene quando si pesca. La situazione corretta di posizionamento dell'ancora galleggiante è questa, cioè bisogna creare un Y, l'Y va collegato con l'ancora galleggiante con una certa linea. Io vi consiglio tutto l'armamento, cioè dall'ancora galleggiante alla barca, almeno dai 3 alle 5 volte la lunghezza della barca, e questo è il minimo. Se dopo noi abbiamo bisogno di pescare più profondi, cioè abbiamo una corrente importante in profondità, in questo caso si deve anche aggiungere un peso sull'ancora galleggiante alla base, in modo da riuscire ad abbassarla alla profondità voluta, possono essere anche 30-50 metri, in modo che la barca sia sensibile, cioè allineata con quella profondità. Comunque, in questa situazione abbiamo una situazione ottimale. Abbiamo il vento sulle mura di destra, quindi parte di questo vento serve a spostare la barca verso sinistra. La direzione della barca, la somma tra vento e spostamento laterale, va, come vedete, la freccia nera, e la direzione delle esche è sempre contraria alla direzione della barca, quindi si distendono lontano dalla nostra ancora galleggiante. Ma ancora questo non è il sistema finale perfetto. Il sistema più corretto è questo, cioè dobbiamo disporre di 3 boe fondamentalmente, una più grande, questa bianca che vedete al centro, che terrà tutti i cavi e le cime che partono dalla barca in superficie. Da questa boa bianca ci sarà un'altra cima che arriva all'ancora galleggiante e dietro l'ancora galleggiante avremo un'altra cima con una piccola boa. Allora, quest'ultima serve per il recupero dell'ancora galleggiante. Non riusciremo a tirarla su, o meglio, probabilmente si riesce, ma si fa tantissima fatica e ci si mette tantissimo tempo. Utilizzando la boetta gialla qui che vedete in fondo è molto più semplice. Quindi quando decideremo di andarcene, perché magari abbiamo già fatto lo strike, abbiamo già preso il pesce, oppure semplicemente vogliamo cambiare posizione, noi non faremo altro che sganciare le 2 cime della Y attaccate alla barca, andare con la barca a recuperare questa boetta gialla che si trova dall'altra parte, e qui molto facilmente, tirando, recupereremo la nostra ancora galleggiante o anche paracadute. Verrà facilmente in barca e recupereremo tutto il resto dell'attrezzatura. Nel caso invece di strike al tonno, noi andiamo semplicemente a rilasciare la boetta gialla a prua della barca e la cima a poppa e ci troveremo liberi per recuperare il pesce. Se il pesce non è tanto grande, riusciamo anche a recuperare il pesce senza lasciare l'ancora galleggiante, che può rimanere normalmente attaccata in barca. Tanto non abbiamo cime che vanno verso il profondo come un'ancora vera e quindi molto pericolose. Se abbiamo un pesce che ha mangiato e che va verso poppa e si allontana, possiamo provare anche a recuperarlo, sempre che il pesce non sia troppo grande, anche nel modo, diciamo, più semplice, quindi restando legati all'ancora galleggiante. Se non vogliamo farlo, possiamo sganciare, ripeto, la boa gialla a prua della barca con la cima a poppa, fare il combattimento e a fine combattimento ritornare su questa boa gialla, riagganciare la prua e poppa e tornare perfettamente in pesca.
Questa è la sezione di quello che vi ho detto. Quindi una boa di recupero che sta in testa all'ancora galleggiante, che si troverà quindi abbastanza distante dalla barca, e serve per il recupero a fine giornata o se dobbiamo cambiare la posizione di pesca. Una boa centrale bianca più grande, che è la boa che serve per non tenere l'ancora galleggiante attaccata direttamente alla barca e quindi darci la possibilità di fare un combattimento o in caso di strike di avere comunque una certa distanza tra la cima che va all'ancora galleggiante e la barca stessa, quindi diciamo che dovrebbero essere almeno 20-30 metri tra questa boa gialla e la boa gialla sulla barca, e la boa gialla sulla barca che ci serve in caso di strike per buttare la cima in acqua, andare a fare il combattimento e dopo ritornare e riprendere la cima per riagganciarci alla nostra ancora galleggiante. Nel caso in cui ne vogliamo andare molto profondi con l'ancora galleggiante perché ci accorgiamo che c'è una corrente profonda, per esempio a 30-40 metri, in questo punto di congiunzione tra la cima che va verso la boa bianca e l'ancora galleggiante possiamo applicare per esempio un pezzo di catena, 1 o 2 metri, che ci serve per far affondare l'ancora galleggiante. L'ultima cosa che rimane da dire è il discorso sulle dimensioni. Qual è la dimensione giusta per la mia barca? Diciamo che le dimensioni, per quanto mi riguarda, sono sempre da preferire abbondanti rispetto a cose piccole. Una barca di 6 metri e mezzo, tra i 5 diciamo e i 7 metri, come minimo deve avere un'ancora galleggiante almeno per me di un paio di metri di bocca. Voi direte, cavolo, è tanto. Sì, noi dobbiamo cercare di rallentare tanto la barca. A noi non ci basta tenerla a prua al vento, come si fa con le ancore galleggianti, quelle piccole che trovate in commercio da 1 metro e 20. Dobbiamo fermare la barca. Sulla barca che avevo un po' di tempo fa, un Boston Whaler Revenge 22, usavo un'ancora galleggiante di 3 metri di diametro, di bocca, e andava abbastanza bene. Sul Jack Sparrow Next, un Al Caston 30, usavamo un'ancora galleggiante di 5 metri di bocca. Adesso ne ho due, ho una da 5 metri e ho anche un paracadute. Il paracadute è a 9 metri di bocca e devo dire che lo uso molto raramente, soltanto nelle gare dove voglio proprio la perfezione. Con l'ancora da 5 metri mi trovo comunque molto molto bene. È fondamentale rallentare la barca, tenere le esche dentro nella pastura. Immaginate un tonno che viaggia nel mare. Per lui la pastura sono solo dei pezzi di sarda che cadono verticali. Non si spostano così, cadono verticali. E vede la nostra esca, quella con l'amo dentro, che viene tirata attraverso. È chiaro che capisce che c'è qualcosa che non va. Cerchiamo di tirarla il meno possibile. Quindi un'ancora galleggiante grande ci frena, ci rallenta, deve essere messa nella posizione giusta, cioè deve essere una certa profondità e deve essere fatta bene, cioè deve essere resistente, costruita bene. Ne trovate diverse in commercio. Se avete bisogno di un consiglio, scrivetemelo sui messaggi, vi lascerò magari un link dove andarla a trovare, dove andarla a acquistare, ma vi dico, deve essere un discorso abbastanza importante. Quindi bisogna avere in barca l'ancora galleggiante, una cima galleggiante per collegare l'ancora galleggiante alla boa, un'altra cima galleggiante che va dalla boa alla barca, un'altra cima galleggiante che va dalla punta dell'ancora fino alla boa di recupero, e un pezzo di catena se vogliamo poter anche affondare l'ancora con una certa facilità. Messe insieme tutte queste cose, siamo perfettamente in pesca.